Ciao a tutti e benvenuti oppure ben ritrovati sul mio canale, quant'è che non pronunciavo questa intro. Vengo infatti, non so se ve ne siete accorti, da un periodo di pausa, da una lunga pausa. Non ci sono più stati video sul mio canale di YouTube, una pausa completamente imprevista e inaspettata. Che bella la vita, che mentre sei tranquillo, che ti fai gli affari tuoi, arriva da dietro in punta di piedi e ti rifila una scoppola tra capocollo che ti lascia così tramortita a domandarti mesta, ma perché? Ma perché io sta scoppola non me la meritavo? Così per darvi un po' l'idea del mood di questo periodo. Se non mi seguite su Instagram vi aggiorno un attimo su quanto è accaduto. A fine agosto, l'ultimo giorno di agosto, mia madre è risultata positiva al Covid. Come non si sa, considerato che ha un doppio vaccino e che avendo 88 anni non è che faccia sta vita mondana, in ogni caso, essendo figlia unica, ho dovuto trasferirmi a casa sua e mi sono fatta un mese, questa quarantena, praticamente tutto il mese di settembre, nella mia stanzetta di bambina, che già è una roba abbastanza straniante, in questa casa di mamma tutta lilla, la casa lilla, la cameretta lilla, ogni mobile, ogni divano, tutto lilla. Per niente, insomma. Con mamma da accudire che per fortuna grazie ai vaccini l'ha preso in forma abbastanza leggera, ma comunque si è fatta 4 giorni di ospedale e peraltro non appena tornata a casa, quando eravamo già così in questa situazione di quarantena forzata, è caduta e ha sbattuto la faccia, le è venuto un bernoccolo grosso così e un ematoma che ancora adesso, a distanza di più di un mese, sembra Rocky dopo che ha combattuto con Ivan Drago. Quindi immaginate la serenità di tutta questa situazione, grandissima serenità. Mi sono fatta sto mese una sorta di limbo. Ne sono uscita un filino provata, ecco, giusto per dirvi che se mi vedete così con la faccia un po' cadente, l'occhiaia, la borsa e un filo arrugginita, contestualizzate. Vengo da un periodo non proprio gioioso e tra l'altro c'è solo un'altra serie di 2, 3, 4, 5 cose che non sto a spiegarvi. Comunque non è proprio uno di quei periodi bellissimi, ma ho pensato di riprendermi la mia vita e ripartire dalle cose che amo e quindi dai miei video e dal mio canale di YouTube, e quindi riecchime qua. Bubusette, torno in tempo per questa nuova stagione, l'autunno, e riparto, come avrete visto dal titolo, con un grande classico, perché non potevo esimermi dal condividere con voi anche quest'anno una ghirlanda fatta a mano a tema con la nuova stagione. E quest'anno, attenzione, vi propongo questo concetto un po' autunno, un po' Halloween. Stavolta ho utilizzato come base un tondo in balsa che si può acquistare su Amazon, per dire, o nei negozi di fai da te, decorato con tutti gli abbellimenti a tema autunnale. E poi per la scritta mi è venuta un'idea, mentre ero in questa quarantena forzata, fa niente, sono venute delle idee che ho provato a mettere in pratica e tra poco scoprirete come ho realizzato anche la scritta. Se l'idea vi piace, se anche voi volete creare la vostra ghirlanda per la nuova stagione, non perdetevi il video ed ecco la lista dei materiali che vi serviranno. Il cartamodello per la scritta che potete scaricare gratuitamente sul mio blog, un tondo in balsa del diametro di 20 cm, l'immancabile colla a caldo, delle decorazioni a tema, dello spago, delle forbici, del nastro, della vernice 3D per tessuto, del nastro adesivo e della carta da forno. Vi serviranno inoltre dei brillantini adesivi, ma sono opzionali, un righello oppure un coltello o una spatola e dell'attack. Dopo aver scaricato e stampato il cartamodello per la scritta, applichiamo la carta da forno al di sopra e fissiamola con del nastro adesivo per tenerla in posizione. Dopodiché prendiamo la vernice 3D per tessuto e ricalchiamo la scritta in questo modo. Aiutiamoci con uno stuzzicadenti in caso di errori, proprio come vedete.
Una volta terminato, lasciamo asciugare per almeno 24 ore. Nel frattempo, procediamo con la decorazione della base. Sistemiamo i vari dettagli nella parte bassa in modo da creare una composizione equilibrata. Una volta soddisfatti del risultato, iniziamo ad incollarli con la colla a caldo in questo modo. Ora prendiamo il nastro e creiamo un bel fiocco in questo modo. Dopodiché incolliamolo sulla ghirlanda e ritagliamo le parti in eccesso. Io ho terminato incollando un'ulteriore decorazione sul fiocco, ma è un passaggio opzionale. È il momento di creare un gancio per poter appendere la nostra ghirlanda. Prendiamo lo spago e annodiamolo su se stesso in questo modo. Poi incolliamolo sul retro della base usando sia la colla a caldo che del nastro adesivo per rinforzare. Una volta trascorso il tempo necessario affinché la scritta si asciughi, procediamo staccandola con delicatezza dalla carta da forno, aiutandoci con un righello oppure un coltello o una spatola, proprio come vedete. Procediamo poi incollando la scritta sulla base con dell'attack in questo modo. Come ultimo dettaglio, io ho deciso di aggiungere dei brillantini adesivi sulla parte alta, ma è un passaggio opzionale. E voilà! Ed ecco qui la ghirlanda finita, pronta per essere appesa fuori dalle vostre porte, nelle vostre case, un po' dove pare. Come di consueto potete personalizzarla cambiando i colori, le decorazioni, la scritta. La mia è giusto un'idea per ispirare la vostra creatività. Se però l'idea vi è piaciuta, non dimenticate di cliccare mi piace, in modo che io possa saperlo, e iscrivetevi al mio canale per non perdere nessuno dei prossimi video che poco alla volta torneranno. Sto riprendendo un attimo il giro, tac tac tac. Direi che per oggi non c'è altro, vi mando un bacio gigante e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!